Oggi ci troviamo ad Asti, più precisamente presso l'azienda agricola Fratelli Bagnasco. Siamo qua perché c'è un'esperienza di cattura massale della tuta assoluta, la tignola del pomodoro. Siamo nel pieno della stagione e quindi questa giornata è proprio stata dedicata a tutti coloro che hanno prodotti orticoli, proprio per affrontare questo argomento. Più precisamente, per capire che cosa succede durante questa giornata, ne parliamo con il responsabile tecnico Coldiretti Asti, Antonio Bagnulo. Sì, buongiorno. Oggi siamo qui nell'azienda Bagnasco che appunto aveva evidenziato questo problema crescente della tuta della tignola del pomodoro, tuta assoluta, insetto alieno, arrivato da alcuni anni, e su cui purtroppo nella difesa fitosanitaria nel pomodoro in serra si fa assolutamente molta fatica a contenerla. Si è provato di tutto, però è un insetto complicato perché fa i suoi danni sulla vegetazione, sui frutti, sverna nel terreno, fa cicli in continuo, non si ferma mai, a seconda delle temperature aumenta o rallenta il ciclo, quindi è veramente molto difficile da contenere. Chi fa il pomodoro in serra lo sa molto bene, e quindi ci è sembrato molto utile questa soluzione delle trappole a cattura massale luminosa, un attrattivo luminoso, niente di particolare, però come stiamo vedendo, va strutturato, va fatto funzionare in un certo modo e riesce effettivamente a fare una cattura massale molto efficace. Avevamo fatto un incontro in precedenza di presentazione in Coldiretti Asti in febbraio. Oggi vuole essere una continuazione di quella presentazione e stiamo raccogliendo pratica. Una visita in campo per chi è interessato, perché ci interessa mostrare una soluzione così molto efficace, tenendo conto che aziende con la stessa pressione di insetto di questa azienda Bagnasco Fratelli, che ringraziamo per l'ospitalità, hanno già dovuto affrontare tutta una serie di interventi chimici, insetticidi molto pesanti, mentre qui non è stato fatto alcun trattamento. Quindi assolutamente grande soddisfazione dell'azienda, e risulta uno strumento, diciamo, uno stratagemma estremamente promettente, ecco. E adesso andiamo a capire più di dettaglio come funziona questa tecnologia con coloro che l'hanno ideata e realizzata. A parlarci del funzionamento, del principio di funzionamento delle trappole a cattura luminosa è Carlo Bertani, colui che le ha ideate e brevettate. Allora, noi siamo partiti a costruire trappole per insetti volanti nel 1979. Prima li facevamo tutti ad alta tensione, poi siamo passati, abbiamo capito che bisognava ridurre i consumi e aumentare l'efficienza. Le macchine ad alta tensione, l'insetto quando arriva o va dentro e si fulmina, oppure tanti volano intorno e se ne vanno. Qua invece abbiamo 4 metri di velocità di aspirazione dell'aria. L'aria in pratica entra, tira dentro gli insetti, anche quelli che svolazzano intorno, li insacca, dove muoiono disidratati. Questa macchina c'è 5 anni di studi per arrivare in pratica a diventare una macchina trasformabile per ogni tipo di insetto. Cioè, per la tuta, per esempio, e per la cimice abbiamo i LED UVA e le alette, che sono in un materiale traslucido che in pratica cambia una parte dei raggi UVA, li cambia in raggi visibili a 420 oppure a 530 nanometri. Che questi attirano la tuta? Questi attirano di più alcuni tipi di insetti. Poi però possiamo cambiare sia le luci che le alette di altri colori per altri insetti. In tanti insetti l'effetto è assoluto anche senza altre cose. Per altri insetti invece è necessario usare dei feromoni per attirarli nella vicinanza, perché la loro attrazione visiva è di pochi metri. In una serra grande così, per esempio,
per la tuta non possiamo anche non usare i feromoni, ma se fosse un altro tipo di insetto bisognerebbe proprio usare il feromone per tirarlo qua in un raggio vicino dove la luce UVA... Ecco, qui all'interno che cosa abbiamo? Qui all'interno abbiamo un bel po' di notue, abbiamo molta tuta, in pratica che sta morendo. Qual è il raggio d'azione? Allora, per la tuta abbiamo visto che praticamente, per esempio una serra da 10 metri, quella dove abbiamo fatto tutte le prove, da 10 metri per 100 metri, bisogna usarne 2. Però in una serra come questa, in cui c'è una larghezza molto grande, è sufficiente tirarle sempre sopra la vegetazione in modo che la luce sia visibile dalla tuta, e bisogna metterne una ogni 25 metri, quindi in un ettaro ce ne vanno 7-8, ecco. E questa è una soluzione altamente sostenibile perché non ha nessun come dire, contributo di chimici o di fitofarmaci impattanti. Noi non usiamo nessun tipo, da sempre, l'assorbimento di questa macchina è di solo 9 watt, quindi praticamente consuma pochissimo. Il motivo per cui nella serra è facile portarci la corrente, ma soprattutto perché con solo 9 watt di potenza assorbita si può fare un impiantino fotovoltaico molto piccolo, molto trasportabile, con una batteria da 50-55 ampere-ora, e si riesce a far lavorare la macchina 24 ore all'aperto, in piena campagna. Quindi sostenibilità nella sostenibilità. E adesso andiamo ad incontrare i fratelli Bagnasco per capire qual è il loro grado di soddisfazione. Allora Roberto, di là con Carlo abbiamo visto l'evoluzione di questo macchinario qua, e la differenza sostanziale dove sta? Allora, la differenza sostanziale è che catturano tutte e due, queste uccide la tignola, la tuta, quella là la cattura solamente. Quella là è un'evoluzione perché anche come consumo è più ridotta, perché qui siamo a 90 watt, là siamo 7-8 watt perché sono luci a LED, queste invece sono ancora luci a neon. Quindi diciamo che sotto il punto di vista dei costi della gestione quella là è proprio una soluzione più moderna. Ne abbiamo 6 così, calcola che comunque ti va sempre i 500 watt all'ora, in una notte consumi 5 kW. Certo, vediamo che ce ne sono tante catturate, quindi è uno strumento oltremodo necessario. Qual è il tuo grado di soddisfazione anche alla luce della nuova evoluzione? Al momento siamo contenti perché grossi foglie segnate, scavate non ce n'è, sì, una ogni tanto, però è anche da considerare che per fare questa prova non abbiamo voluto fare un trattamento chimico di nessun tipo, proprio per vedere la validità dei macchinari, diciamo. Sì, quelli che sono i potenziali. Perché poi le infestazioni più grandi della tuta se ne parla poi agosto, settembre, specialmente sui raccolti autunnali. Ho capito. Però per adesso sta andando bene. Tu ne hai una per ogni serra, i raccolti stanno promettendo bene. Adesso vediamo. Noi ne abbiamo di più che una per ogni serra, qua ce n'è circa 10 in 1300 metri quadri. Perfetto, i cuori di bue sono pronti per essere portati al mercato? Sì, stamattina abbiamo già raccolto. Come sta andando la stagione? Bene, adesso il prezzo sta un po' calando, ma il prodotto è buono. Il prodotto è buono e quello è importante. E poi sapere che non ci sono trattamenti chimici, penso che sia anche una marcia in più, no? È un valore aggiunto che assolutamente non ha prezzo. E ricordiamo dove si trovano i tuoi prodotti, quindi qui presso l'azienda agricola, qual è l'indirizzo? Allora, noi siamo in via Muraneria numero 30 e la vendita la facciamo il sabato mattina in azienda. Se no ci trovate il martedì pomeriggio in piazza Statuto e il giovedì pomeriggio in piazza Alfieri. Azienda agricola Fratelli Bagnasco, con noi c'è Roberto che con il fratello la conduce e grazie alle nuove tecnologie sostenibili i prodotti che vengono portati ai mercati contadini o presso lo spaccio aziendale sono ancora di più sostenibili, buoni, sani, genuini e a chilometro zero come piace a Coldiretti e ai mercati contadini di Campagna Amica.